Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Benvenuti in India! No, scherzo. Comunque, benvenuti in questa nuovissima puntata. Come avrete visto nella puntata precedente, la Malesia è un paese unico, dove tre grandi culture si incontrano. Quella malese, quella cinese e quella indiana. Oggi ho deciso di scoprire qualcosa in più sulla cultura indiana, visitando alcuni dei suoi luoghi più significativi come Little India e le Batu Caves. E ovviamente non può mancare il cibo, tra curry speziati, risi serviti su fogli di banano e roti croccanti più alti di Nicola Jung. Perciò raga, tenetevi comodi che oggi andremo a mangiare un botto di roba indiana. Buona visione! Per prima cosa vi porto a fare la colazione tipica indiana malese da Kedai Mamak Cuisine. I Mamak sono questi locali aperti dai Tamil musulmani, cioè degli indiani del sud musulmani. E per la colazione rimaniamo leggeri, prendiamo un naan con la mozzarella cheese, poi un dosai e un bel tetarik. Dai, dov'è il ragazzo? Hello. Yeah, I can order. Yes. Qui raga, per ordinare è da 3 ore che sono qui. Can I order now? Satu dosa, satu naan mozzarella cheese. After 3 o'clock naan? Ok. Vabbè, allora niente. So one tetarik. Il dosa è una specie di crespella preparata con una pastella fermentata a base di riso e fagioli neri mungo. In pratica ci si spiaccica sta pastella sulla piastra formando un ovale perfetto, poi ci si schizza un po' di liquido, un altro po' di liquido, infine quando vediamo che è diventato tutto bello dorato lo stacchiamo dalla piastra e lo avvolgiamo su se stesso. Ecco, è arrivato tutto, ma manca il naan perché mi hanno detto che il naan lo fanno dopo le 3 di pomeriggio e di mattina fanno solamente i roti e il dosa. E il dosa qui lo fanno solamente di mattina, dopo le mezzogiorno non lo fanno più. Perciò mangiamo! Qui ci hanno dato pure delle posate perché ha visto che siamo degli stranieri, non siamo del posto, però mi sa che non le uso perché è più igienico con le mani. Guardate le posate come sono, cioè sono sporche. E oggi mangeremo così, cioè tutto con le mani, paese che vai e usante che trovi. E questo piatto si chiama dosa, è una specie di crepe e poi viene abbinato a queste salsine che mi sanno di curry un bel po'. Proviamo intanto il gusto classico, buon appetito! È un cracker molto sottile, salato, bello croccante, c'ha un pochetto di amarognolo. Proviamo con le salse. La prima salsa è il curry, È un curry molto liquido, buono. Poi c'è questo dosa che è saporito di suo, è un po' salato. Seconda salsa. Questa è un pochino più farinosa e sa di curry. Il secondo curry è sul piccante. Terza salsa. Questo mi sa che non c'entra nulla col curry, ha un sapore molto più intenso, più forte di quegli altri due, è più farinoso e si sente molto la cipolla e i ceci, tipo, è molto legumoso. È un piatto molto semplice ma è buono. In pratica questa colazione è fare la scarpetta con una crepe salata su queste salse a base di curry e legumi. Guarda il dosa quanto è sottile, è un tessuto bello sottile, soffice, morbido, croccante fuori e assorbe un botto le salse, cioè fa da spugna. Poi abbiamo preso un tetarik. Abbinamento perfetto. Oh, in totale abbiamo speso 5,30 ringgit che sono circa 1,30 euro. Oh, una colazione bella economica, E adesso incomincia ufficialmente la nostra giornata interamente indiana. Andiamo! Prima di tutto prendiamo un Grab per andare nella Little India. Sì raga, tipo a Milano c'è la Chinatown e qui c'è sia la Chinatown che la Little India, l'India Town. Quando sono in Italia vado dal parrucchiere cinese per farmi i capelli, sia perché si può risparmiare e sia perché riescono a fare i capelli come voglio io, cioè sono più abituati a tagliare i capelli di un asiatico. E qui in Malesia ho notato che non ci stanno i parrucchieri cinesi, Forse ci saranno, ma io non li ho visti per niente, perché qui in media dal parrucchiere malesiano parte dagli 80 ringgit in su, che sono circa 20 euro, è un botto, Io non ho mai pagato così tanto per farmi tagliare 2 capelli. E perciò andremo
Siamo a Brickfields, che è la Little India di Kuala Lumpur, e qui si sta un botto, sono strafelice. Non sono mai andato in India, ci vorrei andare, ma possiamo già partire da qui a conoscere i vari aspetti culinari della cucina indiana, perché come ben sapete qui il 10% della popolazione di solamente la capitale della Malesia è composta da indiani, principalmente Tamil, cioè del sud dell'India. È stupendo sto posto, guardate! Sicuramente non sarà come l'India, no? Perché ho visto dei video dell'India che è strapieno di clacson, tantissima gente, mucche, cani randaggi dappertutto. Qui è un pochino più tranquilla, però è bellissimo perché trovate anche gli street food, trovate tutti i locali con le insegne con le scritte in indiano, mettono pure la musica indiana, che è stupenda, mi metterei subito a ballare. Prima di portarvi dal parrucchiere indiano andiamo in un posto che ho visto prima di sfuggita in macchina, che sarà una scuola internazionale, e di fronte a questa scuola era strapieno di street food indiano. Perciò adesso ci stiamo incamminando lì e vediamo cosa riusciamo a mangiare. Vicino alle scuole il cibo costa sempre di meno. Ah, really? Ah, puoi fare gli assaggi? No, meglio di no. Non voglio impegnare sta ragazza. Can I have sattu masala tea? One straw? No, no, no straw, thank you. Thank you so Thank you very much. Have a nice day. Bye bye, have a nice day. È caldo, pensavo fosse freddo. Io c'ho sete, non pensavo fosse caldo. Niente, abbiamo preso un masala tea, un tè tipico indiano. Wow, che profumo! Abbiamo speso solamente 2 ringgit, che è 50 centesimi di euro. È caldo, aspettate un attimo. È molto molto profumato, sa di tè, sa di fiori, sa di spezie. È una spezia che si può trovare anche nel cibo, tipo le salse al curry, no? All'interno mi sa che ci mettono il masala, perché ha un odore molto simile. Alla salute. Wow! In pratica sembra un tè latte fatto con il latte condensato, ma profuma di fiore, di camomilla tipo. Cioè adesso mi immagino all'interno di un prato di camomille e sto sorseggiando del tè latte. Ecco, è quella la situazione. E poi ho notato che c'è un'altra bevanda molto particolare, cioè il nome. Natural Immune Booster. Che cacchio è? Hello, can I have a Natural Immune Booster? You want to try? What is it? Can. The one herbal drink. Okay, okay. What is? Herbal. Eh? No need. Free testing only. Really? Yeah. If you Oh. like it, then you can buy one drink and come. This one you drink. Questo me lo fa assaggiare a gratis. Costa però. È stupendo. Divento immortale, eh? È piccantino. Lo voglio. Yes, I like it. You like it? Yes. Okay, so you want? I want one. Okay. Ok. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Una bibita alle erbe è molto strana perché è dolce e piccante. Mai bevuto una cosa del genere. E viene servito tutto caldo. E questo ha solamente un ringgit, che è 25 centesimi di euro. È una bevanda dolce, tipo un misto tra zenzero e masala. No, comunque non è male, solamente che è un pochino troppo dolce. Ma vabbè, se per essere immuni me lo scolo tutto adesso. Raga, sono invincibile. Nessun virus riuscirà ad attaccarmi. Guarda qui, c'è una specie di ciambelle tipo. Wow. Ciao, hello. Can I have a mix? Prendiamo una ciambella, un cookies tipo. Ecco questo. Questo mi ispira un po'. This is a steam one. Inside got dal. This one is a peanut one. Peanut? Inside got peanut. Is sweet? A posto, dai. Finish. 240, 340. White color 1 ringgit. This one all 80 cent one. È pochissimo 3,40, nemmeno un euro. Però veramente fa caldissimo. Come fanno loro? Don't feel hot? Normal. Sono abituati. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. In totale abbiamo speso solamente 3,40 ringgit, che sono circa 80 centesimi di euro. Raga, è stra pochissimo per queste 4 robe. E incominciamo da questo qui perché è quello più diverso da tutti. Razzisto! Buon appetito! Buono, bello morbido. Fuori è fatto con la farina di riso, è un pochetto salato. E poi all'interno c'è questa pasta di arachidi che è dolce. Passiamo a questa specie di cookies adesso. È un croquet bello croccante all'esterno, con appiccicato dei ceci, dei peperoni, del mais. Sa un bel po' di peperoni, infatti è il peperone che dà quel pizzico di dolce. All'interno morbidissimo, sprofonda. Passiamo ora a questa specie di ciambella, che
che in indiano si chiama vadai ed è una frittella tipica indiana. Raga, è strabuono. No, vabbè. È strasoffice, stramorbidissimo, più morbido di un marshmallow e poi anche un pelino acido. Non me lo immaginavo, pensavo una cosa molto secca, fritta, e invece ha distrutto tutte le mie aspettative. E infine passiamo al curry puff, non pensavo di trovarlo pure qui. Vi ricordate che l'abbiamo mangiato l'altra volta a Chinatown? Mi è piaciuto un sacco, ho detto che ne mangerei altri 10, l'abbiamo ritrovato e questo è ancora più pienotto, è più pesante, è più cicciotto, guardate. Vado? Sa un botto di curry. All'interno c'è questa crema al curry bella densa con un misto di patate, carote. È diverso da quello che abbiamo mangiato l'altra volta in Chinatown, eh? È un pochetto più dolce ed è piccantino. E questo c'ha un tocco in più di indiano perché qui ci hanno messo una spezia in più, un profumino in più e questo profumino mi sa che è il masala perché mi ricorda la bevanda che abbiamo bevuto prima. Mi sa che è l'ora di andare a farci una bella ritocchina ai capelli. Dai, andiamo! E questo tea al masala lo bevono tutti, eh? Guardate qui per strada, tutti che bevono questa bevanda calda. Serio? Tipo il caffè espresso in Italia, qui bevono il tè al masala. In pratica la Little India era lì. Poi camminando, continua questa Little India, cioè non è così little come pensavo. È bella lunga, eh? Qui vicino c'è la stazione, proprio davanti c'è la stazione. Qui c'è un centro commerciale, perciò questa zona, oltre ad essere una Little India, è anche un posto molto affollato, molto frequentato. Solamente che qui la maggior parte sono negozi indiani. Vedete, per entrare in questi negozi di abbigliamento tocca togliersi le scarpe. Guardate le insegne dei parrucchieri. Oh, che odore di cacca che c'è qui vicino, che è? Mi sa che scagazzano per strada, non lo so, però c'è un odore di cacca. Hello, can I have a haircut? Yeah. How much for a cut? 18. 18? Ok, thank you. Comunque raga, mi sta tagliando benissimo i capelli, Guardate come sono. Me li ho fatti bene, eh? Mi sta perfezionando le linee. Wow, very good. Beautiful, handsome. Sono bello? Can I have a facial massage? Yeah, thank you. Adesso arriva il bello, eh? Then eyebrow later. No, no, no. They're very long. Ci ha messo una crema tutta bianca. Però veramente ha delle mani fantastiche. Delle mani belle cicciotte, belle morbide, sembrano due cuscini tipo. Sembra tipo due marshmallow che mi stanno toccando la faccia. Poi c'è sta cremina che è bella profumata, bella unta, bella oliosa. Dai, un po' di relax ci stava, eh. No, vabbè, questo è bello. Mi ho pure scaccolato con il fazzoletto. Questo è stupendo, raga, veramente. Oh. Ok, thank you. Raga, dopo il massaggio alla faccia sono praticamente rinato, veramente, eh. C'ho la faccia leggerissima, anche perché c'ho anche un pochino meno capelli, perciò sono diventato più leggero. In totale abbiamo speso 58 ringgit, che sono circa 14,50 €, 4,50 € per il taglio e 10 € per il massaggio alla faccia. Beh, il taglio non è male, che dite voi? Mi ha fatto pure le linee, una cosa che non fanno tutti. In vita mia non me l'hanno mai chiesto, non mi hanno mai chiesto se voglio le linee naturali o le linee super mega dritte. E lui me l'ha chiesto, è la prima volta che me lo chiedono, seriamente. Se no solitamente o te lo fanno o non te lo fanno. Ah, comunque il 4,50 € ci sta un botto. Alla fine mi ha fatto solamente il taglio, no? Senza fare lo shampoo. Infatti adesso sono pieno di capelli, pezzettini di capelli di qua e là. E vabbè, dopo con una bella doccia tolgo via tutto.
Vi ricordate che prima faceva un caldo pazzesco e non volevo nemmeno bere le bevande calde? Bene, è arrivata la pioggia, come sempre, perché siamo venuti qui nella stagione delle piogge, perciò ogni giorno deve piovere. Non si sa quando, a volte potrebbe essere di mattina, a volte potrebbe essere di pomeriggio, però la pioggia non deve mai mancare. Hello, can I have a mix? Satu, 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 satu e satu. Ok, how much? 6 ringgit. Abbiamo preso dei dolci tipici indiani, non so che gusti ci abbiano, adesso lo proviamo insieme, sono curiosissimo. E qui per tutta sta roba abbiamo speso 6 ringgit, che sono circa 1,50 €. Stavolta non chiedetemi il nome perché veramente non li so, a vista sembrano dolci, poi non so, magari sono salati, boh, non ho neanche chiesto, ho pagato e basta. Tanto con quello che costa, oh seriamente, qui non spenano nessuno. Poi non so, nei locali, dopo andremo a mangiare nei locali, vediamo se costano di più, però per strada gli street food qui costano veramente una sciocchezza. Incominciamo da questo qui perché è arancione, il mio colore preferito. Buon appetito! Wow! È bello fritto, morbido, un po' croccante. All'interno tipo c'è un liquido, non lo so se è olio o sciroppo di zucchero, ma non è secco. Buono, però è stradolce, cioè a lungo andare, poi dopo i miei denti, ciao ciao. Passiamo a questo qui che sembra una saponetta, nel vero senso della parola, e sembra anche il dado per fare l'hot pot cinese. Devo dirvi la verità, è stradolce, un po' farinoso, mi ricorda moltissimo a dei dolci che ho mangiato in Cina, che sono fatti con farina, zucchero e poi c'è un retrogusto tipo di latte. Passiamo a quest'altro che d'aspetto è uguale, solamente che cambia il colore sopra. Vediamo com'è. Io sento lo stesso identico sapore. Comunque è buono, abbinato a un bel caffettino, a un bel tè, ci starebbe un sacco bene perché assomiglia un bel po' al dolce di stile cinese, solamente un pochetto più dolce. Passiamo a quest'altro quadrato. Oh, sono questi quadrati che mi hanno attirato e ne abbiamo presi 3. Speriamo che questo qui ha un sapore diverso. Terzo quadrato. È uguale identico, raga, c'ho il dente distrutto. Stai cominciando da quello sotto qui. Ma non ci fermiamo qui perché Nicola Jug è un guerriero e i guerrieri non si fermano per un pizzico di mal di denti. Ora passiamo a questo. C'è un brutto presentimento. L'istinto mi dice che ha lo stesso identico gusto degli altri 3 quadrati. Speriamo di no perché basta. Questo è meno dolce, il sapore sa più di latte, più cremoso e c'ha un pelino di salato che gli dà quel tocco in più. Buonissimo. Passiamo all'ultimo. Una bella palla gialla e poi qui troviamo incastrato, cos'è? Carota? Non è male, Mi ricorda un bel po' i dolci che abbiamo mangiato in Sardegna. La consistenza, dico, però il gusto, questo qui è molto più dolce. Comunque è la prima volta che mangio i dolci indiani e devo ammettere che non sono per niente male, Adesso mi va un po' di salato. Hello, can I have one portion of pani puri? Oh, comunque è pulito, Cioè, usa i guanti, che grande. Il pani puri è uno degli street food più iconici e amati dell'India. In pratica col dito facciamo un buco a questa pallina fritta vuota, poi la riempiamo con della cipolla tagliata a pezzi, delle patate bollite e delle robe fritte, un po' di masala, una versatina di chutney e per finire quest'acqua aromatizzata fresca e piccante che è l'anima di questo piatto. Ok, thank you very much. Thank you. Ecco il nostro pani puri, abbiamo speso 5 ringgit che sono circa 1,10 €. Qui tocca mangiarlo subito, perché sennò la palla si buca anche dall'altra parte e dopo mi sbrodolo tutto. Cominciamo da quello più pieno. Buon appetito! Wow, la palla fritta bella croccante, ha un pizzico di salato, dolce, aspro, piccante. La patata che dà quella patatosità in più, bello succoso perché c'è sto succo che è veramente stupendo. Guarda raga, ne mangerei altri 20, tutto d'un botto. Tocca a mangia, mangia. Thank you very much, very good. Wow. Che profumo in mezzo a questi fiori. Peccato che è solamente 1 metro lungo sta strada. Finito. Ok, ritorniamo indietro.
A 2 passi da Little India abbiamo trovato un locale che fa il Sati Sorru, un piatto tradizionale della cucina tamil. E sti ragazzi sono stati veramente stragentili con noi, che ci hanno addirittura invitati a filmare all'interno della cucina. Ecco che iniziamo a versare un po' di olio nella pentola, un po' di aglio, delle foglie di curry, altre foglie di non so cosa, aggiungiamo un po' di cipolla e del pomodoro, penso, e mischiamo. Versiamo un po' di liquido, un altro tipo di liquido, una spezia indiana, una salsa indiana e mischiamo. Mettiamo un po' di spezia indiana e mischiamo. Da sto pentolone prendiamo del brodo di pollo e lo versiamo nella pentola e mischiamo. Aggiungiamo del pollo e mischiamo. Aggiungiamo della salsa indiana, un'altra salsa indiana, una combo di spezie, spezia numero 1, spezia numero 2, spezia numero 3, spezia numero 4 e spezia numero 5 e mischiamo. Mettiamo giù anche un po' di patate. Pensate che sia finito qui? E invece sbam! Liquido di non so cosa, un altro liquido di non so cosa, mischiamo il tutto ed è pronto. Usciamo dalla cucina che sennò ci mettono pure a noi all'interno di sta pentola. Ed eccolo qui il nostro set di banana leaf. E in pratica in questa foglia ci hanno dato del riso bianco, della verdura saltata al curry e poi infine sopra al riso ci hanno versato questo pollo cucinato all'interno di una pentola di terracotta. E l'indiano questo piatto che si mangia solitamente all'interno della pentola di terracotta si chiama Sati Sorru. Qui invece hanno questa particolarità che ve lo servono proprio sulla foglia di banano e perciò ci sta un botto. Oltre a Sati Sorru abbiamo preso pure un chicken 65 e compreso ci stanno pure 2 bibite e in totale abbiamo speso 42 ringgit che sono circa 10,30 €. Oh, una bella porzione per 2 persone, bevande incluse, abbiamo pure uno stuzzichino. Come avrete visto non ci hanno dato nessuna posata perché la cucina indiana si mangia con le mani e perciò in ogni locale troverete il lavandino dove lavarsi le mani e andiamo a lavarsele. Eccole lavate, mani pulitissime. Siamo pronti per mangiare. Iniziamo dal pollo 65. Guarda che bel colore, bello rosso. Buon appetito. E in pratica questo pollo è stato marinato prima di essere cotto. Non si capisce se è stato fritto o arrostito perché è un misto. Sembra sia fritto che arrostito, non lo so. Però è strasaporitissimo. La carne è bella succulenta, morbida. Guardate sto riso quanto cacchio è cremoso. Adesso che si è raffreddato un pochino iniziamo a mangiare perché sennò mi ustiono le mani. E qui come si mangia? Chiappate quello che volete voi, tipo io prendo un po' di patata, poi prendete 2 dita di riso, mischiate con la salsina e mangiate. È strasaporito, sa un bel po' di curry. E poi mi ha chiesto, volete piccante o no? Ho detto sì, e il piccante qui si fa sentire un botto, Io adoro mangiare il curry. E dopo aver fatto questo contenuto mi sono accorto che il cibo indiano è uno dei migliori. È vastissima, strasaporita, poi c'è il piccante che io adoro, il curry, non ci posso credere. Cioè io il cibo indiano l'avevo già mangiato in Italia però. Mi ricordo solamente che costava moltissimo e non si mangiava con le mani, si mangiava con le posate, perciò suppongo che sia una roba fasulla. Perché mangiare il cibo con le mani ha tutto un altro sapore. Non ti ritrovi quel ferro o quel legno o quel bambù tra i denti quando mangi una cosa. La carne del pollo è stratenerissima, si scioglie in bocca, ha assorbito tutto il sapore della salsa, perciò è straccherriosa, straspeziata, piccante. Poi abbiamo pure dei pesciolini fritti, vediamo com'è. Danno quel sapore di pesce essiccato che mi ricorda molto il nasi lemak, no? Le acciughine essiccate. Molto simile ma sono più sottili, sono più fini. Raga, la porzione è straabbondante. Altro che porzione per 2 persone, questo qui è per 5 persone. A posto, per oggi il mio stomaco mi ha detto basta, va bene così, siamo strapenissimi. Tutto strabuonissimo, veramente non mi ha deluso niente, nessun cibo mi ha deluso, ma non è finita qui perché domani vi porto in un altro posto ancora più indiano. Dai, ci vediamo domani. Ed eccoci qua. Buongiorno a tutti, siamo arrivati alle Batu Caves e questo è un luogo abbastanza turistico ma assolutamente da fare se venite qui a Kuala Lumpur in Malesia. È un luogo molto importante per gli induisti. Infatti la statua dorata che vedete qui dietro alle mie spalle è alta circa 43 metri e rappresenta Lord Murugan, il dio della guerra e della vittoria, ed è una delle statue più alte al mondo dedicate a una divinità induista. E per entrare nella grotta tocca fare tutta quella scalinata lì colorata che è composta ben da 272 gradini. Adesso la faremo insieme. Vi dico la verità, non è la prima volta che ci vengo perché è la seconda,
La prima volta è stata anni fa e mi ricordo che i colori delle scalinate non erano così belle, erano colorate ma erano sbiadite. Infatti siamo fortunati perché li hanno ricolorati in questo periodo. E mi ricordo il degrado che c'erano all'interno della grotta, spazzatura ovunque, puzza, adesso non so com'è, speriamo che sia migliorato nel tempo. Vedete, qui c'è già, si sente già l'atmosfera indiana, fanno i balletti TikTok in stile indiano. Raga, già ci stanno le scimmie, dovete stare attenti. Che potrebbero fregarvi una busta, non dovete passare con le buste di plastica, non dovete mangiare, state attenti, non guardatevi negli occhi, capito? Queste scimmie sono tremende, sono tremende dappertutto, non solamente qui, Pronti? Adesso saliamo, facciamo questi 272 gradini insieme. Wow! E qui, attenti, c'è la scimmia. Ci sono le scimmie che camminano di qua e di là, sono molto libere. C'è pure gente che cammina con i tacchi. Non ci avete degli sneakers per salire le scalinate? E come potete vedere il tempo oggi è a nostro favore, non c'è il sole. Non c'è il sole cocente, non fa caldo, bello nuvoloso, c'è un pochetto di pioggia, ma quella fine, quella che ti rilassa, no? Però gli scalini sono fatte bene, dai. Si salgono molto facilmente. Ci voleva un po' di allenamento per smaltire le cose che mangeremo dopo. Wow, siamo arrivati. Comunque non è così stancante, cioè ho fatto molto di peggio. Facciamo un esempio? La muraglia cinese. Questo non è nulla a confronto, nemmeno il solletico li fa. Comunque guardate che roba stupenda. Guardate le grotte. Eppure qui ci stanno le scimmie, guardate cosa fa quello! Esibizione! C'è pure il ping pong show adesso qui. La prima impressione è molto più pulito dell'ultima volta che sono venuto qui. Cioè, mi ricordo che appena saliti, appena entrati in questa grotta, sentivo l'odore di cacca che adesso non sento. Anzi c'è l'odore di incenso che è molto piacevole. E i rifiuti non ci stanno, come potete vedere. Qui c'è pure un presepe induista e all'interno della grotta c'è pure un tempio induista, perciò cari amici induisti, se venite qui potete entrare e pregare e dovete togliere le scarpe ovviamente. Qui c'è un'altra scalinata all'interno, non so dove ci porti, però sono più bagnate perché sgocciola da sopra l'acqua, perciò dovete stare attenti perché potrebbe essere molto scivoloso. Wow, c'è un bambino col guinzaglio. No beh raga, abbiamo un pollo. Ma c'entra un pollo qui? Seriamente, dove vai? Oh. Oh, è stupendo! E tutto ciò è a gratis. Dai, andiamo a mangiare che mi è venuta una gran fame. C'è pure gente che ci gioca. Che coraggio però. Qui si rischia di chiappare la rabbia, tipo. Ve l'ho detto, tocca stare attenti con le bottigliette, col cibo in mano, perché ve lo fregano subito. È tutto loro qui. Hanno bucato la bottiglia e stanno bevendo, stanno leccando le scale. Una fame pazzesca, qui abbiamo i pani puri e c'è il cocco fresco, però ci sono pure le scimmie. Cosa c'entrano le scimmie qui? Cioè, qui sui balconi ci stanno le banane, c'è il licis, c'è tutto, però la scimmia non prende da lì, prende dai turisti. Che stronza, veramente che stronza, seriamente, cioè... Dai commercianti non frega, però frega dai turisti. Dato che c'è una fame ho trovato solamente il panipuri, vediamo quanto costa. Sicuramente già mi aspetto un prezzo
Un pochetto di più, dai, diciamo non esagerato perché ho visto che gli indiani sono molto onesti e noi siamo in una zona turistica ed è normale che costi un pochino di più. Vediamo quanto costa. Hello, can I have one portion? How much one portion? 4 pieces 5 ringgit. ഇതിൽ വെച്ചാണ് Ok, thank you. Oh, il prezzo non è esageratamente alto. Anzi, ieri abbiamo pagato la stessa cifra, 5 ringgit per 5 pezzi, qui 5 ringgit per 4 pezzi. E qui non ce l'ha versato subito, come avrete visto, perché sennò si scioglierebbe, no? Si bucherebbe dall'altra parte e ci hanno dato un bicchierino a parte, così possiamo fare noi, possiamo mangiarlo quando ci pare. Buon appetito! Stretching alla bocca. Oh, sono delle palline più grosse di quelle di ieri, eh? Questo mi sa che arriva in prima in classifica dei miei cibi preferiti indiani. È buonissimo perché è stra croccante fuori, poi all'interno c'è la patata, c'è la cipolla cruda, ci sono delle cose croccanti, c'è un'arachide tostata e poi c'è il brodino bello fresco. Alla salute! Andiamo a prendere un cocco che mi da sete. Hello, can I have one coconut? Thank you. Oh, raga, guardate con che naturalezza. Grande. Thank you. Ok. Raga, 7 ringgit abbiamo pagato, che sono circa nemmeno 2 euro, 1,80 euro circa. Cocco fresco appena aperto. Ah, rinfrescante. Wow. 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 Very sweet. Ah. E non è finita qui, perché loro fanno un altro servizio, oltre ad aprirmi il cocco. Ok, thank you. Visto che servizio. Ok. Pronta la nostra polpa di cocco. Stupendo. E dopo aver visto il Batu Caves, salutato tutte le scimmiette, fatto tutte quelle scale che alla fine non erano neanche tantissime, siamo tornati in città per cenare e questo locale si chiama TG's Bistro. TG, sì, tipo telegiornale. Allora, qui c'è dalla colazione che è dalle 8 di mattina alle 11, perciò questi qui non lo possiamo ordinare. C'è anche la sezione vegana, vediamo un butter chicken, poi ci abbiniamo un qualcosa qui come abbinamento, potete scegliere riso, un roti chennai, un chapati o un naan. Sicuramente avrete già sentito parlare del roti, ma il roti che sta preparando ora sto ragazzo si chiama roti tissue, ovvero pane tessuto, che si fa spiaccicando sul tavolo una pastella fatta di farina, acqua, sale e burro. Poi con 2 mani la facciamo girare come un elicottero finché non diventa un vero e proprio tessuto sottilissimo. Poi la stendiamo per bene e tagliamo i bordi brutti. Poi spostiamo il panno sulla piastra e aspettiamo per qualche minuto. Quando vediamo che è quasi pronto, la rotoliamo e fatto. Pronto il nostro roti tissue. Stasera a cena mangiamo un botto, ci sfondiamo di cucina indiana. Anche perché tutta la giornata di oggi abbiamo mangiato solamente una porzione di pali purri e un cocco. E perciò riuscite a percepire questa mia fame oggi. Wow. Yeah, thank you. Ok raga, è arrivato tutto. In totale per tutta sta roba abbiamo speso 78 ringgit, che sono circa 19,50 euro. Questo si chiama roti tissue ed è la versione più sottile e più croccante del roti normale. E incominciamo da questo qui perché non so dove metterlo. Raga, veramente non so dove metterlo. È un mega cannone. Guardate come si sgretola. Wow. Anche metà non è che sia così corto, Vedete un pezzettino da qui. Si scioglie in bocca da quanto è sottile. E poi sa un bel po' di burro, è un pochetto salato. Mi ricorda molto di mangiare il pane carasau, solamente in una versione molto più sottile, fatto col burro. E questo da solo è stragustosissimo, seriamente. O se no lo inzuppate nel latte condensato. Buono entrambi i modi. Sembra gigante ma lo mangi subito perché si scioglie in bocca. È come se mangiassi il vuoto ma croccante.
Abbiamo preso anche due bevande, due lassi, uno lassi classico dolce e un lassi al mango. Il lassi è una bevanda tipica indiana ed è fatto con lo yogurt. Wow, buonissimo! È dolce, ma se lo volete c'è anche la versione salata, che secondo me verrebbe tipo l'Ayran, quello turco. Proviamo questo qui al mango. Stupendo, è aspro e sa un bel po' di mango, dolce. Iniziamo dal tandoori e questo piatto lo vedete in ogni locale indiano in Malesia. Finalmente riesco a mangiarlo pure io. Buon appetito! Raga, è straspeziato, cremosissimo, un po' salato, piccante e sa di arrosto. La carne è stratenerissima, è come se mangiassi una polpetta, veramente si sgretola al morso. Passiamo ora al biryani col pollo. Il biryani sarebbe riso basmati saltato, abbinato con altri secondi. Qui abbiamo il pollo, delle verdure. Intanto proviamo com'è il riso. Il riso già di per sé è stragustoso e il riso basmati ha un'altra consistenza in bocca perché ha una forma più allungata, sembra di mangiare un riso misto spaghetti rotti ed è stato saltato con alcune verdure tipo, qui ho visto dei fagiolini, delle patate, un misto di sapori, c'ha un sapore di foglia di tè tipo. Qui mangiate con le mani, per adattarsi in alcuni locali danno pure le posate, danno cucchiaie, forchette, ma noi siamo turisti ma non turisti perché io solitamente quando vado in un posto mi adatto e voglio rispettare le usanze del posto, no? Raga, non sapete quanto cacchio è buono. C'è il cibo indiano che ancora devo scoprire un mondo. Voi vedete che sulla pentola ci schiaffano un botto di roba, spezie su spezie, 8 salse, latte di cocco, tutto misto insieme e diventa tipo una salsa. Cioè viene fuori una roba pazzesca. Tutti i piatti sono stragustosissimi e hanno sapori diversi tra di loro. Vediamo com'è sto pollo. È pollo al curry, solamente che il pollo che ci ha messo qui è un pochetto più secca, la carne è un pochetto più secca. C'è questa purea che è stracremosissima, è una roba fuori di testa ed è una purea penso di zucca perché c'ha un pizzico di dolce, si sente il sapore della zucca, che è cremosissima e si abbina perfettamente a sto riso che è condito col curry e saltato con delle verdure, stupendo. E il primo cibo che abbiamo mangiato si chiama roti tissue, no? Roti tessuto, un mega cannone che sarebbe la versione più sottile e croccante di questo qui che si chiama roti canai e questo lo trovate dappertutto qui in Malesia e roti in indiano vuol dire pane e non usano il lievito, usano la farina ma qui non ci va il lievito, differentemente da questo qui che si chiama naan che è stessi ingredienti, farina e acqua, però questo c'ha il lievito, infatti è diverso, è più lievitato, è più focaccioso e solitamente si usa questo roti o naan come primo, abbinato a delle salse ai secondi. Il naan è possibile farlo in diversi modi, c'è quello classico, col formaggio, con la cipolla, noi l'abbiamo scelto all'aglio, vedete qui hanno le scaglie di aglio. Alla fine il naan è una specie di pizza bianca, con le nostre salse, salsa numero 1. Sa un bel po' di ceci, molto cremoso, farinoso e c'è il naan bello morbido che dà quel retrogusto dolce e si sente quel pizzico di profumino di aglio. Salsa numero 2, anche la salsa numero 2 credo sia un legume, penso sia fatto con i fagioli, strasaporito per questo. Salsa numero 3, questa è un pochetto più scura. Questa è strapiccante, è un po' aspra, è tipo fatto con il succo di lime e del peperoncino, stupendo. Cioè sembrano tutte delle salse molto simili, ma hanno i sapori totalmente differenti. E se facessi così? Un'esplosione di gusti irriconoscibili. Infine mangiamo il roti canai, che mi ricorda moltissimo le focacce che ho mangiato sia in Thailandia che in Cina come street food e lì lo chiamano focaccia volante indiana. È uguale, solamente che qui lo si mangia più che altro abbinato alle cose salate, lì invece viene servito con la banana, il pandano, Nutella. Guardate quanto è sottile, è multistrato e ogni strato è sottilissimo ed è un pochetto elastico, guardate, e non si rompe. Sa un pizzico di dolce e sa un po' di burro. In pratica sì, il sapore è uguale al roti tissue, solamente che la consistenza è diversa. E abbinato abbiamo ordinato questo butter chicken, ovvero pollo al burro, che è una delle specialità indiane più amate in tutto il mondo, a parte la cremosità.
straordinario. Il pollo è stratenero, si sale in bocca, è diventato un tutt'uno con sta salsa che è un pochetto dolce e burroso un bel po' perché ho chicken butter. Se non è burroso lui, potrebbe fare la guerra con il panipurri, cioè nella mia classifica dei piatti preferiti indiani. Ha un sapore molto forte, è dolce ma non è dolcissimo, è dolce giusto. E la salsina che è veramente buonissima. Non ho parole, raga, veramente. No, è rimasto l'ultimo pezzo di pollo. Ne mangerei quintali di chicken butter. Al momento però ci fermiamo qui perché è giunto al termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere venuti qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Chiudi. Andiamo a pagare, dai. Però questo qui non lo possiamo buttare via. Questo me lo porta a passeggio.